messa a fuoco perfetta. Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio far vedere un bel prodottino, questo qui che ho fra le mani. Eccolo qua, questo è un test per batterie, auto, moto eccetera, che oltre a fare il test della batteria, quindi a dirci la capacità in percentuale della batteria, la carica della batteria, voltaggio, lo spunto in ampere eccetera, ci fa fare anche un test dell'alternatore e la prova dello sforzo della batteria in avviamento. Comunque andiamo a fare l'unboxing e vediamo un po' nel dettaglio le caratteristiche di questo bel prodotto. Andiamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è all'interno. L'unica cosa che manca, magari sarebbe stato bello una bella custodia, però possiamo adattare qualsiasi tipo di custodia, tanto comunque il dispositivo è piccolo, vedete, sta in una mano e quindi possiamo tranquillamente adattarci una piccola custodia, vedete, molto compatto. Vabbè, qui c'è il cartone dove dietro ci sono riportate alcune specifiche del prodotto, ovvero ci dice che lui lavora con un voltaggio da 8 a 16 volt, è adatto per batterie di queste tipologie qui, CCA, BC, CA, IEC, N, SAE eccetera. Poi ci dice anche che questo dispositivo va bene anche per batterie al gel, piombo eccetera eccetera. Le lingue all'interno da poter selezionare sono diverse: inglese, russo, spagnolo, francese, tedesco e c'è anche l'italiano. Ha un display da 2.4 pollici in bianco e nero LCD, è della Topdon il marchio. Naturalmente questo dispositivo non ve l'ho detto, ve lo dico adesso, potete tranquillamente trovarlo su Amazon alla modica cifra di 59 euro. Poi sotto in descrizione vi lascerò come sempre il link diretto per l'acquisto. Spesso ci sono dei coupon di 5 euro, 7 euro, quindi lo potete acquistare anche a 52 euro, 53 euro. Poi se il venditore mi dovesse lasciare qualche codice sconto ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione, almeno risparmiate qualche soldino. Veniamo a noi, vediamo un po' il manuale. Bene, sto scoprendo che il manuale è tutto in inglese, infatti qui c'è scritto EN English e niente, il manuale non lo utilizzeremo. Comunque vi posso assicurare che il dispositivo è semplicissimo. Per il collegamento, vabbè, ci sono i due morsetti che andranno collegati al polo positivo e polo negativo e poi in automatico lui si accende e ci sono poi questi tasti qui per freccia su e freccia giù per scorrere nel menu, l'ok per confermare e questa freccia per tornare indietro. Adesso andiamo a testarlo e vediamo un po' come si comporta. Adesso andiamo a fare un test su una batteria che ho ferma qui in garage da anni e anni, quindi non so nemmeno se riuscirà a accendere il nostro dispositivo. Facciamo il test e vediamo. Quindi colleghiamo polo positivo, negativo. Non è male, si è acceso anche, quindi vuol dire che un po' di carica la batteria ce l'ha. Qui sotto ci dà il voltaggio. Se noi gli diamo ok, power to low retest after charging. Ecco, naturalmente la batteria essendo ferma da anni è scarica, vedete? 5 volte 8, 5,7, continua a scendere, non ce la fa ad alimentarlo e quindi non ci apre il menu per poter vedere le varie funzioni. Ci dice che comunque la batteria è scarica, va caricata, però tanto questa batteria qui non è più buona da anni, quindi se dovessimo fare il test ci dice comunque che la batteria va cambiata. Niente, adesso stacchiamo il tutto e andiamo a provarlo su un'altra batteria. Eccoci qua amici, adesso vado a provare il tester sulla batteria ad 1 punto. Premetto che è la seconda volta che vado a provare il tester perché la prima volta, come avete visto, l'ho provato su una batteria scarica e giustamente il dispositivo ci diceva che era troppo scarica. Quindi colleghiamo il morsetto positivo, poi andiamo a mettere il negativo, Topdon si accende, qui ci dà il voltaggio fisso 12,8, invece con la batteria scarica il voltaggio tendeva a scendere. Gli diamo ok, andiamo su language, ok, mettiamo italiano, vedete queste sono le lingue, c'è inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e russo, come vi avevo detto anche a inizio video. Mettiamo l'italiano, ok, perfetto, molto veloce. Quindi il punto 1 è test della batteria, gli diamo l'ok. Qui ci dice la batteria se è al piombo, se è gel o altri, diciamo, composti della batteria. Noi diamo il primo che è piombo, ok. Qui c'è questa sigla che andremo a vedere sulla batteria dove si trova. La sigla amici l'ho trovata e si trova qui, vedete? 540 ampere EN, quindi andrà inserito EN e la troviamo anche nella parte superiore della batteria. Qui vedete 540N, quindi qui andiamo ad inserire EN, eccolo qua, gli diamo l'ok. Qui ci chiede gli ampere, quindi come possiamo vedere gli ampere sono riportati qui e sono 540 e quindi andiamo ad inserire 540 ampere con la freccia in su, ok, e adesso lui inizia a fare l'analisi, inizia a fare il test.
Perfetto, ci dice che la percentuale della capacità della batteria è al 51%, la carica è al 100%. Quindi questo cosa vuol dire? Che la batteria è carica sia al 100%, però ha una capacità del 50%, quindi si ricarica fino al 50% ed è poco. Infatti questa macchina fa fatica a partire. Gli ampere 3,85, quelli di picco sono 5,40, anche gli ampere sono bassi. E niente, poi ci dice vabbè il voltaggio 12,74 e la resistenza è 7,21 milliohm. Ok, adesso facciamo un altro test. Già con questo test lui ci dice batteria buona, però comunque essendo al 50% io la sostituirei. Sicuramente da batteria poco buona, diciamo dal 40% in giù, però siccome la macchina fa fatica a partire e al 50% va bene, cioè uno può andare avanti con questa batteria anche per un altro annetto, però io la sostituisco così la macchina quando vado a metterla in moto parte sicuramente meglio. Tanto oltre al messaggio che lui ci dice uno si può affidare ai valori, in base ai valori poi decide se sostituirla o no. Comunque diciamo come dice lui è buona, in effetti è buona, perché a volte parte anche alla prima. Ho sostituito anche le candele, però questo problema spesso si ripresenta e appunto dai dati che vedo qui sul tester è la batteria. Quindi non perdiamoci in altre chiacchiere, andiamo indietro e facciamo la prova, qui la chiama prova a gomito, ma sarebbe il test dello sforzo della batteria in avviamento. Quindi diamo ok, lui giustamente ci dice avvia motore e quindi adesso andiamo a mettere in moto il motore. C'è il countdown, dobbiamo mettere in moto dentro questi secondi. Ecco, ora ad esempio è partita subito. Analisi, perfetto, a questo punto possiamo anche spengere. Se ci fate caso ci dà il tempo 793 millisecondi, 9.44 volt, avviamento basso. Vedete, lui ha già riscontrato che l'avviamento è basso. Ora questo io presumo dal valore che ci ha dato del 51%, 50% della batteria, che sia la batteria. Poi sai, potrebbe essere anche un problema dell'alternatore, un motorino di avviamento, ma il motorino di avviamento non credo. Comunque adesso noi torniamo indietro e facciamo quest'altro test, carica di prova, che sarebbe il numero 3, la prova dell'alternatore. Quindi gli diamo l'ok. Per favore accendete il motore e premere ok per continuare. Quindi rimettiamo in moto la macchina, gli diamo l'ok. Lui qui sta rilevando gli RPM, fa il test. Aumentare gli RPM a 2500 giri, quindi adesso acceleriamo e andiamo a 2500 RPM. Per 5 secondi lo teniamo a quella velocità. Diamo l'ok. Perfetto, a questo punto possiamo anche spengere il motore. Vedete, ci dà caricato 14.08, scarico 14.10, carica normale. Infatti se noi prendiamo il libretto di istruzioni e andiamo a vedere la tabella, vedete c'è scritto che comunque se è da 13.2 a 15 volt è normale, è nella norma. Se fosse tra 12,9 e 13,2 diciamo che va sempre bene, 12,7 e 12,9 ci dice attenzione. Poi il dispositivo ha un'altra funzione, ovvero la numero 4, questa qui, che è la recensione dei dati, ovvero il database dei test che abbiamo fatto finora. Quindi gli diamo l'ok e ci dice il primo test, noi abbiamo fatto il test della batteria dove c'erano questi vari parametri. Poi comunque la batteria io andrò a sostituirla, così vi farò vedere la percentuale, non sarà più del 51% ma sarà maggiore e sicuramente la macchina andrà meglio nella partenza eccetera. Poi se gli diamo l'ok troviamo la seconda prova, ovvero quella lì che abbiamo fatto della prova dello sforzo della batteria in avviamento e ci diceva avviamento basso. Questo secondo me è proprio dovuto alla batteria. Gli diamo l'ok. Questa è l'ultima prova invece, quella lì dell'alternatore, e che ci diceva carica normale. Infatti 14.10 volt da scarico e da carico è 14.08 volt. Come valori vanno bene, quindi l'alternatore non ha problemi. Il problema è appunto la batteria, che sì è buona ma come vi ho detto prima 50% è a metà. Infatti c'è anche un amperaggio basso. Niente, andiamo a sostituire la batteria e poi rifacciamo il test. Comunque niente, il dispositivo mi sembra molto funzionale, veloce, veramente intuitivo, perché ci sono giusto 3 test semplicissimi da poter fare.
Come vi ho detto, si può cambiare la lingua. Qui informazioni ci dà, vabbè, il seriale ed altri valori del dispositivo. E ora io andrò a provare questo dispositivo anche su altre auto e quindi su altre batterie e vediamo i valori che dà. Adesso amici andiamo a provare il tester della batteria su una BMW Serie 1 anno 2012. Quindi colleghiamo i due poli, il top down si accende, gli diamo l'ok, test batteria al piombo, EN come riportato qui, poi qui sotto c'è scritto 800 A sotto la staffettina, ora non si vede, comunque è 800. Gli diamo ok N, qui impostiamo 800 A e gli diamo ok. E lui ci dice che la batteria ha una capacità di percentuale 63%, è carica all'82%, la macchina è ferma da questa mattina alle 5, quindi è carica solo all'82%, gli ampere sono 633 ampere e gli ampere massimi 800, la batteria è buona, non è da sostituire. Poi possiamo fare un'altra prova dello sforzo della batteria in avviamento, che è la 2, gli diamo ok, avvio motore, quindi avviamo il motore nei 30 secondi, RPM rilevato, gli diamo ok, lo fa l'analisi e ci dice che ci ha impiegato questo tempo per accendersi, la tensione è 10,96, buono. L'ultima prova che possiamo fare è la terza, che riguarda la prova dell'alternatore. Gli diamo ok, accendi il motore, premi ok per continuare. Qui ci dice di aumentare fino a 2500 giri, tenerlo per 5 secondi, premere ok per continuare. Vai. Basta. Ecco qui, la carica dell'alternatore è normale, quindi anche l'alternatore funziona. Questo è il voltaggio di carica 14,01 e di scarico 14,13. Perfetto. E poi naturalmente qui il punto 4, la recensione dei dati. Se gli diamo l'ok vediamo tutto il riepilogo dei test che abbiamo fatto finora. Adesso andiamo a fare il test su una Renault Megane. Colleghiamo il nostro tester delle batterie, gli diamo l'ok, facciamo il test della batteria al piombo anche questa, EN 720 A come riportato qui sulla batteria, gli diamo l'ok. Perfetto, anche questa batteria ha il 50% di capacità, carica buona e carica fino al 65% perché ora è ferma da un po'. Corrente di picco nominale 720 A, segnate 508. Adesso andiamo a fare il test della batteria su una Hyundai Matrix, quindi mettiamo il polo positivo, andiamo ad inserire il negativo, gli diamo l'ok, test batteria al piombo, questa è una batteria EN, anche questa 640 A, quindi andiamo qui sul dispositivo, gli diamo EN ok, gli diamo 640 A, ok, e lo fa l'analisi. Ecco, questa batteria essendo più nuova ci dà che la capacità è 72%, carica al 100%, corrente nominale di picco 640 A, batteria buona. Adesso facciamo il test dello sforzo della batteria in avviamento, gli diamo l'ok, avviamo il motore, e ci dà 11,15 volt, buono. Ok, adesso facciamo anche la prova dell'alternatore, gli diamo ok, accendiamo il motore e portiamo a 2500 giri, diamo ok, diamo ok, carica normale, volt caricato 14 volt e scarico 14.13. Perfetto, l'alternatore funziona correttamente. Ora amici andremo a provare il tester sulla batteria di una Fiat Panda. Quindi come prima, semplicissimo, andiamo a collegare la massa e il positivo. Il nostro top down si accenderà, avvicinati cameraman, vediamo ok, facciamo il test della batteria, premiamo ok, è una batteria EN, guardate, ora c'è proprio la cinghia sopra la scritta EN, quindi selezioniamo EN, mettiamo 470 A,
Ok, analisi, lui sta facendo il test della batteria. Ecco, questa batteria qui ha 55% di capacità e naturalmente carica al 100%, 349 A e di picco nominale 470 A. Questa, come vi ho detto prima, è la resistenza in milliohm, ma tanto non ci interessa. Andiamo indietro. Il test dello sforzo della batteria in avviamento. Vado ad avviare il motore. Avviamento basso, la tensione 9,35. Allora amici, passati 2 giorni io ho ordinato la batteria nuova su Amazon, uguale a questa della Bosch, pagata a 79 euro. Poi andremo insieme a fare l'unboxing. Rifacciamo il test con il top down e vi faccio vedere nuovamente il motivo per cui cambio la batteria. Diamo ok, test batteria. EN, abbiamo detto questa qui è da quanti ampere? 540 ampere. Ok, lui fa l'analisi e vi faccio vedere nuovamente che la percentuale della batteria è al 52%. Carica al massimo, giustamente la macchina viene usata quotidianamente, quindi è carica al massimo e hanno perso 388 di spunto 540. Per sostituirla serve un bussolotto da 13 e una chiave da 10. Andiamo a togliere il negativo aprendo qui questa levettina. Andiamo ad allentare il dado qui. Tolto il positivo, andiamo a togliere il dado qui che ferma la cinghia. Andiamo a collegare il negativo, quindi togliamo il coperchietto, l'appoggiamo e chiudiamo la levetta. Perfetto. Togliamo il positivo e andiamo a collegare quest'altro morsetto, lo mandiamo in fondo a battuta e con la nostra chiavettina da 10 stringiamo il dado. Perfetto. Avete visto com'è semplice cambiare una batteria ad una punto o a qualsiasi macchina? Comunque è abbastanza semplice. Questa è una punto 1400 benzina metano. Niente, adesso andiamo a fare il test con il top down e vediamo cosa ci dice. Andiamo a collegare il top down, lui si accende, gli diamo ok, test batteria, EN 540. Ok, vedete, essendo nuova la batteria ci dà già 89%, 100% la carica della batteria, 540 mAh di picco e 509 mAh. Adesso facciamo la prova anche questa qui della batteria in accensione. Abbiamo il motore, vedete ci dà normale 682 millisecondi, il tempo d'accensione 10.2 volt. Facciamo anche la prova dell'alternatore. Ok, carica normale, perfetto, messa a fuoco perfetta. Eccoci qua amici, arrivati a fine tutorial. Niente che dirvi, secondo me questo è un bel prodottino, economico e funzionale, rapporto qualità-prezzo direi è ottimo, è semplice da utilizzare, come avete visto fa diciamo 3 prove, il test della batteria, fa il test dell'alternatore e il test diciamo che ci dice quanti millisecondi, ovvero quanto tempo impiega la batteria, lo spunto diciamo che ha per far sì che la macchina si metta in moto. Ci dice il voltaggio, l'amperaggio, ci dice tutto della batteria. Niente, poi se qualcuno di voi ha già usato questo tester, ha maggiori informazioni e me le vuole scrivere qui sotto nei commenti, a me fa piacere parlarne e discutere, perché comunque anche i dati che lui ci dà bisogna saperli interpretare. Ad esempio la batteria che sono andato a cambiare sulla punto, lui diceva che era buona, in realtà sì, è buona, non ha detto una cavolata, però io sono comunque andato a cambiarla perché la batteria aveva 2 anni, del 2020, 2 anni diciamo, poteva andare avanti anche un altro anno, 3 anni, poi sai le batterie in media durano 2-3 anni, però comunque dipende anche un po' dalla batteria, dalla macchina, l'uso, dove si tiene la macchina d'inverno, se è in garage o fuori, dipende da tanti fattori. Comunque io sono andato a sostituirla per vedere se nell'accensione la macchina impiegava meno tempo con la batteria nuova. In realtà ora
mi sembra di notare che non faccia fatica a partire come succedeva con la vecchia batteria, però devo provarla per bene la macchina, devo provarla magari anche d'inverno e vedere un po' come si comporta. Però vi ripeto, lui diceva la batteria è buona, in realtà è buona per davvero, infatti io ce l'ho qui davanti a me, la batteria è ancora carica, mi dà sempre una buona percentuale, ne farò un altro utilizzo secondario, però non la butto via perché la batteria è veramente buona. Niente, se avete dubbi, perplessità, vogliamo fare anche due semplici chiacchiere, scrivete tutto qui sotto nei commenti, ne parliamo, ne discutiamo. Tanto ho visto ora stiamo diventando veramente un bel gruppo, siamo 8500 persone, più tantissime altre che voi non vedete nel numero di iscritti, ma ci sono tantissime persone esterne al canale che ancora non si sono iscritte. Infatti vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per i nuovi iscritti, per i futuri iscritti che si iscriveranno la campanellina fa sì che vi arrivi una notifica in modo da poter essere sempre aggiornati sui nuovi miei prossimi video che usciranno. E naturalmente, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima con tanti nuovi video e tante novità. Ciao belli!